Molti giochi popolari che vengono aggiornati relativamente di frequente sono rovinati da un semplice concetto: il power scaling. E i gormiti non sono immuni a questo, o almeno in teoria, dato che nessuno giocava come Giochi Preziosi voleva. Però almeno io, da bambino, quando vedevo che sulla carta di un gormita di una serie appena uscito la sua potenza era maggiore di quelli delle serie precedenti, rispettavo la scelta. Questo fino a quando non è uscita la serie Ritorno dei Signori della Natura, dove perfino l'Avion aveva un punteggio maggiore di Sommo Luminescente Final Evolution. Da quel momento in poi il mio rispetto per i punteggi era completamente svanito. Ridevo ai punteggi assurdi della Titanium, e quando giocavo da per me il sommo FE rimaneva comunque il più forte. Salve e benvenuti alla piana di Asterghe. Io sono Jack Sunset e in questo video vedremo quali serie dei gormiti contiene i gormiti più forti, e quindi se il mio dire che il sommo Final Evolution è il più forte di tutti è verità o soltanto una triste illusione infantile. Per questo ho attivato ogni mio istinto che potrebbe farvi pensare io abbia qualche forma di autismo e ho compilato un file Excel con tutti i punteggi di potenza dei gormiti esistenti. Se mi ricordo ve lo metto in descrizione o nelle schede qua sopra. Potrebbero esserci errori derivanti dal fatto che i dati sulla wiki non sono sempre precisi o anche errori miei personali. Inoltre per alcuni gormiti aneorganici e Luxion mancano dei dati, quindi servirebbe una mano per terminarla. Ma queste problematiche non influenzeranno questo video, dato che un errore piccolo fa poca differenza sul discorso generale. I personaggi che avranno più rilevanza hanno avuto un double o triple checking. Inoltre, per coloro che non sopportano i numeri, non preoccupatevi. Ho messo anche elementi di power scaling presi dai corti episodi della cartoon, quindi si parla proprio anche di botte, e non solo di matematica. Prima di tutto, cominciamo con una domanda. Che cos'è la potenza di un gormita? Con potenza ci riferiamo a quel valore numerico sulla carta descrittiva del gormita. Ma nella pratica che cos'è? Almeno nell'ambito della stessa serie li ho sempre trovati un buon indicatore di chi è più forte di chi, e un prodotto ufficiale conferma più o meno questa cosa: il magazine, con i combattimenti ipotetici fra gormiti prima serie ed Energeia, dove ogni volta che c'era una sfida finiva sempre per dare la vittoria ai gormiti con la potenza più alta, mentre lo scontro finiva spesso in parità quando due gormiti che si affrontavano avevano la stessa potenza. Inoltre, un altro elemento che fa uso dei punteggi della potenza della carta descrittiva sono le battle cards, che li rinomina come punteggio globale e corrisponde alla somma di tutte le arti del gormita. La potenza della carta descrittiva viene moltiplicata per 10 per dare una più comodità nei numeri. Le 5 arti del gormita sono mimetismo, magia, potenza, psicopotere e agilità, ciascuno con una statistica di attacco e di difesa. Ho già fatto un video dove ne parlo nel dettaglio. Questo punteggio ci indica implicitamente che la potenza della carta descrittiva è una sorta di somma delle abilità generali del gormita in questi 5 ambiti, che sono importanti per combattere su Gorm. Di conseguenza i livelli di potenza servono in un certo senso per indicare chi vince in uno scontro. Beh no, questa regola viene subito contraddetta dai corti e anche dal cartone animato. Infatti già nella grande eclissi Carapax vince contro Colossus Eroe Profondo, e nonostante per Colossus si potrebbe dibattere che la sua vittoria è più per circostanza della madre terra che si ribella a Colossus, per orrore non ci sono storie. Carapax stava chiaramente vincendo e se non fosse stato per Incubo di Fuoco la sua vittoria era quasi certa. E qui voglio richiamare un concetto per me importantissimo nel discutere combattimenti ipotetici fra gormiti, che è che i livelli di potenza in uno scontro sono importanti fino a un certo punto. Diciamo che i livelli di potenza non fanno riferimento a tante caratteristiche del gormita. Ad esempio l'esperienza non è considerata. Inoltre ci sono le abilità specifiche di ogni gormita. Ad esempio se un gormita ha la possibilità di ipnotizzare i nemici e il suo avversario non ha modo di difendersi da quegli attacchi, la vittoria è assicurata, non importa il livello di potenza. Anche se su Gorm sembra esserci una sorta di sistema di resistenza a questo tipo di abilità. Su Gorm c'è un fattore enorme sull'ambiente di combattimento, su dove combattono i gormiti. Ad esempio molti gormiti della foresta sono quasi imbattibili nel loro ambiente naturale, ma se messi fuori dalla foresta perderebbero quasi sicuramente la battaglia, anche con gormiti molto più deboli di loro. Stessa cosa per gormiti del mare e del vulcano. Infine una considerazione personale: nessun combattimento ha un vincitore certo al 100%.
Un combattimento non è mai deciso fin dal principio, basta un piede mal messo, una strategia mal progettata e il combattimento può essere capovolto in un attimo. Intelligenza ed esperienza possono limitare queste problematiche, ma ti possono sbagliare. Quindi, date queste informazioni, possiamo affermare con abbastanza sicurezza che la potenza dei gormiti indica unicamente la quantità di forza che il gormita riesce a sprigionare, sia magica, che fisica, che psicopotere. E non necessariamente se quel gormita può vincere contro un altro gormita con un punteggio diverso. In un certo senso indica la probabilità maggiore di chi vincerebbe. Dopo questa introduzione, analizziamo i dati che ho raccolto. Andrai serie per serie. Queste sono le medie di potenza di tutti i gormiti, dalla prima serie alla Luxion. Questi punteggi sono tutti presi includendo i signori e utilizzando tutti i popoli, tanto è una media, quindi mediamente è quella lì. La prima serie ha una media di circa 5,3 di potenza, con un massimo di 9 da parte di Geos e Magma. Vedremo spesso che i signori della terra e del vulcano hanno la potenza più alta. La mistica ha una media di 6,9 con il punteggio massimo di 10 sempre per Magmion e Geos. La seconda serie ha una media di 7,1 con un massimo di 11 raggiunto da Colossus e Errore Profondo. Atomic stessa situazione, media di 9,1 per via del potenziamento Atomic e massimo di 13. Terza serie invece è particolare, media totale di 12 per via della presenza di Luce e Tenebre, che sono popoli più forti del normale. Ma ignorando questi due popoli, il punteggio medio è di 11,2, che effettivamente non è un enorme aumento rispetto all'Atomic e anzi segue il modello di Power Up. Il punteggio massimo inoltre è 17, esclusivo del Sommo Luminescente, seguito da Obscurio con 16 e 15 da Torg, Grandalbero, Armageddon, Solaris, Pantanera e Buco Nero. Ed è la prima serie dove dei gormiti secondari superano dei Signori della Natura. La Mythos mantiene il Power Up solito di 2, quindi la media totale è di 14, con il popolo di Luce e Tenebre, e 13,1 senza, con il massimo di 19 per il sommo. L'Energeia ha dei livelli di potenza simili alla Mythos, dato che sono uscite assieme, infatti la media è un onestissimo 13,3. il che implica che i popoli Energeia sono poco più forti dei Mythos. Il massimo inoltre dell'Energeia è 17 con Geos e Magmion. Ed eccoci quindi alla Final Evolution, dove gli Energeia ottengono i poteri Atomic, questa volta gli danno un potenziamento di 4, arrivando ad una media di 17,3 con massimo 21 di Geos e Magmion, mentre i Mythos ottengono un power up mostruoso, raggiungendo una media di 24, quasi raddoppiando la loro potenza media. Inoltre il gormita più forte rimane il Sommo Luminescente con 29, seguito da Obscurio con 28, eccetera eccetera. Il motivo per cui non mi lamento di questo power up enorme è perché è stato spiegato canonicamente che è un potere incontrollabile, esterno dal pianeta, proprio un power up galattico, in grado perfino di distruggere la realtà stessa e quindi aprire un varco ultradimensionale, e infatti questo avviene. E già dalla terza serie ci dicevano che i poteri del Sommo Luminescente rischiavano di distruggere Gorm, quindi non è impensabile che con 25 si apra un varco ultradimensionale. E ora passiamo alla serie Marathon. Cominciamo con il fatto che hanno implementato l'agilità nel punteggio, un livello di potenza che dal nome si potrebbe intuire che indichi la velocità del gormita, ma non ci viene mai spiegata. Infatti, al contrario della potenza che ci viene circa mostrato e spiegato, fra virgolette, l'agilità non viene utilizzata in nessun media ufficiale, non che io abbia visto. Anzi, nel Battlecast era una sottocategoria del potere globale della carta di iscrizione assieme a mimetismo, magia, psicopotere e potenza, ma potenza in questo caso viene utilizzato più per intendere attacco fisico. Quindi ci troviamo questo valore, vicino alla potenza dal punto di vista matematico, che a me non ha mai detto nulla. Certo, magari complicava un po' il giochetto del numero sotto al piede, ma senza alcun contesto su cosa sia e quanto sia influente soprattutto. Questa a me sembra un'aggiunta un po' insensata. Ho raccolto dati anche per questa statistica, giustamente, e ho fatto anche la media fra potenza e agilità. Ora, qual è la media della serie Ritorno dei Signori della Natura? 21,6. Cosa? Bassina. Magari è l'agilità che abbassa la media, dato che è un pochino più bassa. Potenza media 23,3. Beh, è vicina alla Final Evolution, No, decisamente molto più basso. Quindi i gormiti cartoon sono più deboli dei Final Evolution? Beh, no.
Il problema è che considerando solo la media non abbiamo una visione generale. Infatti il problema grosso di questa serie post Final Evolution è che la varietà dei punteggi è assurda. Ciascun popolo ha un punteggio variabile di potenza e di agilità di almeno 4, anche considerando la media totale delle statistiche, con un massimo di 9 punti di differenza fra Dragon il Letale e Falco Silente, mentre nelle serie pre-Final Evolution 4 era il massimo di variabilità, non il minimo, che potevamo notare in Brax e Scorpios. Certo, con numeri più grandi è logica una varietà simile, ma dobbiamo ricordarci che i gormiti che vediamo nei pacchetti sono lì perché sono i più forti del loro popolo. In origine il termine Signore della Natura non si riferiva soltanto ai Lord, Signori della Natura, ma a tutto il loro popolo, perché loro erano l'elite di Gorm. Quindi vediamo i punteggi massimi. Primo posto Nick e Magmion con 31 di punteggio medio fra potenza e agilità, seguiti da Lucas, Toby e Jessica e Lavion con 30. Poi l'ultimo signore di questa serie, Roe Profondo, con 28. Aspetta, c'è qualcuno tra Roe e Jessica? Ma è Dragon il Letale con 29. Dragon sopra Aurore non mi sembra corretto. Le uniche volte che un gormita ha superato un signore della stessa serie è successo con il popolo della luce e tenebre, ma a mio parere sono un caso speciale da non considerare, perché luce e tenebre sono da un'altra dimensione, sono esterni da Gorm. Inoltre vorrei considerare il fatto che tutti i signori superano il sommo Final Evolution tranne Orrore e che perfino Dragon il Letale lo pareggia. Considerando solo la loro potenza e non l'agilità, la situazione peggiora soltanto, con Nick dotato di ben 5 punti più del sommo. E qui vorrei staccarmi dai solidati e voglio considerare i feats che abbiamo visto di Sommo e Nick, da descrizioni e apparizioni. Da quello che ho rivisto, perché non mi sono guardato tutti gli episodi per questo video, ma quello che ricordo e quello che ho rivisto dagli appunti che avevo preso, il massimo che è riuscito a fare Nick è lanciare pietre grosse, fatto tremare il terreno localmente, camminato nella lava. Fine. Questo è il livello di potenza di Nick Cartoon. Notevole, ma vediamo il sommo. Con un calcio ha fatto volare Obscurio. È riuscito a volare 2 volte nella cosmoatmosfera, respinto una mazzata di Obscurio, quasi distrutto Gorm con la sua energia in terza serie, aperto un varco dimensionale assieme ad altri 5 gormiti in Final Evolution, combattuto nel tempo che va dalla fine del corto Mythos all'inizio della Final Evolution praticamente senza sosta. Inoltre sappiamo essere più resistenti di Obscurio, che è precipitato dalla cosmoatmosfera senza grossi danni, e più fisicamente forte di Devil Phoenix, che è riuscito a lanciare una roccia con una mano sola. Infine, a mio parere, il suo feat più grande. Respinto meteorite con il diametro di almeno 1 chilometro assieme ad Obscurio. Sono almeno 500 metri di meteorite che si schiantava su Gorm. E qui non parliamo nemmeno delle sue abilità e magiche psicopotere, che vengono citate e vengono anche mostrate, ma non abbiamo una scala di forza, dato che le utilizza contro Obscurio, che è forte similarmente a lui. Tutti coloro che mi dicono che dovrei comunque considerare i punteggi come veritieri, mi dicono che nei 200 milioni di anni i gormiti sono allenati e diventati più forti. Ma secondo me non puoi raggiungere i livelli di potenza del sommo con il solo allenamento. I gormiti seconda serie sono un esempio lampante di questa cosa. Infatti questi sono più forti dei gormiti prima serie, in quanto la selezione naturale che c'è stata e quindi l'evoluzione ha permesso la nascita di gormiti naturalmente più forti. Inoltre sono gormiti costantemente esposti dalla nascita a combattimenti e lotte per via della maledizione di Magor, eppure sono massimo 2 punti più forti dei loro corrispettivi prima serie. Su Gorm, le condizioni di nascita hanno un'enorme influenza sul massimale raggiungibile dal gormita. Difficile che riescano a ottenere nuovi poteri e skill da soli, chiaramente non chiamando in causa la magia. Infatti, solo i poteri Atomic, Mistica, Mythos e Neoson sono gli unici che sono stati in grado di rendere i gormiti più forti di quanto non lo erano prima in maniera notevole e senza nemmeno grossi allenamenti. Certo, milioni di anni fanno influenza, ma considerando che Gorm è ancora intatta e rimasta per lo più invariata, non mi sembra che sia avvenuto chissà quale potenziamento. Anzi, oserei dire che sembra esserci stato perfino una perdita dei power up che avevano ricevuto. Infatti i popoli della Terra e del vulcano sembrano non avere più i poteri Atomic. Io credo che non li abbiano perso, ma più che altro li abbiano assorbiti. E adesso i boost vari sono parte di loro, mentre gli effetti secondari sono svaniti. Se no, Macmion avrebbe cercato di ottenerli nuovamente.
Infatti il popolo dell'aria, nonostante sia quello con la colorazione più vicina alla magica leggerezza, hanno perso la semitrasparenza, che faceva parte anche quello del power up ricevuto, ma sembra anche la leggerezza che li caratterizzava. Per chiudere questa argomentazione voglio presentarvi l'esempio che a mio parere dimostra maggiormente l'idea che i gormiti cartoon sono più deboli della Final Evolution. Il penultimo episodio della serie Ritorno dei Signori della Natura. I 4 signori del bene, Nick, Jessica, Toby e Lucas, evocano e richiamano il sommo dalla bolla dimensionale. Questo all'apparenza sembra essere tornato alla sua forma terza serie, e infatti il design non mostra più nessuna variazione. Inizialmente è notevolmente indebolito, bisogna considerare che si è ritrovato in una dimensione che apparentemente ha assorbito i suoi poteri Neoson e lo ha lasciato senza esposizione alla luce per un tempo inimmaginabile, dato che la dimensione viene detta essere senza tempo. Appena tornato, Macmion, aiutato da Lavion e all'interno del suo elemento, all'interno del monte Vulcano, riesce a sconfiggere il sommo, ma dopo poco tempo si riaffrontano. Ricordiamo che Macmion è il gormita che per tutta la serie si mostra la creatura più forte di Gorm, forse dopo i guardiani, e perfino 3 dei signori della natura assieme non riescono a batterlo. Beh, allora, qual è il risultato del combattimento fra Sommo e Macmion? È completamente unilaterale. Il sommo luminescente umilia Macmion al punto tale di ignorare i suoi attacchi. Vi ricordo che il sommo sembra essere in forma terza serie. Non ha avuto modo di combattere o allenarsi, dato che altrimenti Obscurion avrebbe fatto riferimento quando torna nell'Eclissi Suprema. Inoltre, da quando è tornato, il sommo non sembra aver avuto molto tempo per ricaricarsi di energia, e prima di combattere ha utilizzato costantemente la sua magia per purificare degli artefatti importanti. E poco prima di combattere, i gormiti del mare hanno fatto crollare un intero soffitto sulla testa del sommo luminescente. Quindi Macmion, con la sua esperienza e allenamento di milioni di anni, a cui fa anche riferimento, non è riuscito a danneggiare un sommo luminescente terza serie, indebolito. Quindi direi che almeno 17 di potenza io al sommo gliela darei. Questo è un esempio lampante del fatto che i punteggi non sono molto affidabili. Quindi direi di andare a trovare una sorta di formula per trovare un livello di potenza in linea con tutto questo. Numericamente è chiaro che l'intenzione di chi ha fatto le statistiche è quella di mettere che la media delle due statistiche di potenza e agilità fossero i dati importanti, dato che il risultato è un numero intero ed è difficile che in una trentina di gormiti tutti abbiano la media di un numero intero senza che ci abbiano fatto apposta. Ma a noi non interessa. Se vogliamo solo rendere tutti più deboli del sommo, la soluzione è semplice. Dimezziamo il risultato della media dei due punteggi. Così facendo possiamo avere tranquillamente tutti i signori con 15 di potenza, tranne Nick e Macmion con 15,5 e Orrore con 14. Ma rimane il problema che Dragon è più forte di Orrore. Potremmo lasciare la situazione così com'è, ma se vogliamo fare un lavoro certosino, vediamo anche i punteggi con le percentuali. Il motivo per cui Dragon è più forte di Orrore è che è veloce come una bestia di savana, ma finora non era mai importato tanta la velocità. Aveva una sua influenza, ma non così tanta. Quindi, facendo valere la velocità anche solo del 30% del punteggio totale e la potenza quindi il 70%, abbiamo Orrore e Jessica che si eguagliano a 14,4 e Dragon a seguire con 13,9. Il che lo troverei anche abbastanza sensato, dato che Noble Mantis Mythos ha 14, lo stesso punteggio di Narvalion e molti altri gormiti secondari Mythos. Quindi è già successo che un signore eguagliasse la potenza degli altri gormiti della serie. E superarla di poco, anche se la parte intera approssimata rimaneva 14, credo che sia indifferente. Se vogliamo fare particolarmente gli autistici e vogliamo mettere che approssimando per difetto i punteggi siano Dragon e Signore della Natura, allora dobbiamo mettere la velocità al 16,6 periodico per cento, così da avere un Dragon da 13,5, Orrore con 14,7, Jessica a 14 e Nick a 16,5. Approssimando chiaramente i 0,5 per difetto, avremo che la parte intera faccia senso. Quindi, a seconda di come vi sentite a riguardo di un gormita secondario più forte di un signore, potete scegliere se considerare la proporzione 50 potenza, 50 agilità, quindi far la metà della media, oppure proporzioni
70% 30 oppure 83,3 periodico e 16,6 periodico. Io direi di vedere anche le serie successive con un 70-30, perché è il risultato che mi è sembrato avere meno problematiche di questi tipi, tranne che nell'Elemental Fusion. Nell'Elemental Fusion non ha alcun senso, non importa che proporzioni fai. I signori del vulcano hanno tipo 10 punti totali meno degli altri signori, almeno nella velocità. È indifferente, col 70-30 il massimo del punteggio è 19 con Nick Elemental Fusion. In Eclisse Suprema però questa cosa ha rilevanza. Con 70-30 il sommo luminescente ha 23,5, seguito da Obscurio con 23,3, Nick con 22,1 e Armageddon con 21,75. Se avessimo usato 50-50, Sommo e Obscurio avrebbero avuto la stessa potenza, cosa che non era mai successa prima. E dopo ci sarebbe stato Toby anziché Nick. Stessa cosa con la Titanium, dato che il power up è abbastanza coerente. Il massimo di potenza sarebbe stato 26 di Sommo Luminescente, Obscurio con 25,8, Nick con 24,6 e Armageddon con 24,25. Questa cosa delle proporzioni a me sembra un po' una forzatura, chiaro, per mantenere le dinamiche delle serie pre-Final Evolution. A sto punto, chi se ne frega se un gormita secondario è più forte di un signore. E forse anche chi se ne frega se per una volta il signore del mare è più forte del signore della terra. Poi, voi pensatela come volete, però la parte che a me interessa di più di tutto questo discorso è che indipendentemente dalle proporzioni che vengono usate, fare la media dei punteggi di potenza e agilità e dividerla per 2 con o senza le proporzioni ci lascia per forza un valore vicino ai punteggi della Neorganic, che al contrario delle serie precedenti questa ha ben 4 statistiche, ma non ci viene detto il perché. Praticamente nelle carte avevano messo un sistema di cambio colore con il calore e in base al colore il punteggio della carta risultava differente. I colori usati sono il blu, il verde, il nero e il rosso. I gormiti del bene tipicamente hanno le statistiche verdi e blu più alte e quelli del mare quelle rosse e nere. Si potrebbero interpretare come in un certo senso l'ambiente in cui si trovano. La stat più alta indica un ambiente a loro vantaggioso, quindi guardando alle stat sembra che il verde indichi un campo erboso o una foresta, il blu indichi il mare o il cielo, perché sia l'aria che il mare hanno alte statistiche nel blu, il nero i territori di Obscure oppure un terreno generico, forse della terra, e il rosso i territori del vulcano. Sfortunatamente non tutti i gormiti avevano queste 4 statistiche, quindi i dati non sono precisissimi e immagino non ci abbiano messo molto pensiero dietro come tutto quello che abbiamo discusso finora. Comunque, le statistiche di questa serie, senza modifiche o calcoli strani, sono al passo con i nostri ragionamenti, assurdo. Infatti Obscurio qui ha 27 di potenza al suo massimo nella zona nera. Solo 2 più del risultato ricevuto della Titanium, con 50-50. Stessa cosa con Nick con 26, 3 punti in più della Titanium, che ricordiamo non essere canonica. Ma non sono loro i punteggi più alti. Infatti il vecchio saggio e Magor sono presenti nella serie con un 35 di potenza massima nel loro territorio. Comprensibile. Per me è comprensibile, dato che sono i creatori di Gorm e fonti di tutti i power up che tutti i gormiti hanno ricevuto finora. Inoltre si può dire che il vecchio saggio potrebbe aver studiato nuovi poteri ed incantesimi in questi 200 milioni di anni, in cui è rimasto libero senza spendere nessuna sua energia ad aiutare Gorm apparentemente. Mentre invece Magor è appena tornato dalla bolla, ma tornando ha ricevuto i 4 occhi della vita fra le mani e credo che questo sia considerato nel punteggio. Quindi per me questi punteggi sono affidabili e in linea con i ragionamenti della media che abbiamo fatto finora. E infine guardiamo le altre serie dei gormiti per così. La Morphogenesis raggiunge un massimo di 30 con Obscurio e Tellurio, il signore della terra. Ma non me ne frega niente, non ci voglio pensare, fa schifo questa serie. No. Luxion, massimo 50 di Leander, seguito da 48 di Draconius, 30 di Bisamonte e 29 di Cervante. Guardando questi dati potrei dire, ma secondo me andrebbe bene anche lasciarli così, dato che Leander è letteralmente l'incarnazione della natura stessa e tutti i gormiti sono pure incarnazione dei vari elementi di essa. Il solito concetto di ancestrale puro e completo, ma comprendo anche l'idea opposta,
cioè che i Final Evolution sono più forti perché ottengono non solo l'apice possibile dei loro elementi, ma anche le energie di sole e della luna, poteri esterni con i fasci che gli danno i poteri simili a quelli che vediamo all'inizio del corto Luxion. Quindi non abbiamo nessun riferimento fra di loro di potenza e sono abbastanza combattuto a riguardo. Quindi non sono in grado di darvi una risposta definitiva sulla Luxion. Per le serie successive la Natural List non ha i punteggi, quindi non possiamo dare nessun commento. La 2018 invece non l'ho guardata nel molto nel dettaglio, non ho molti dati a riguardo, ma ho visto che ogni serie avesse il personaggio che doveva essere il più forte con 9 di potenza. Quindi boh, cioè non so, boh. E poi abbiamo la Legends, i cui punteggi sono tipo 1 in più di quanto avevano qui gli stessi gormiti in prima serie. Però nella forma metalized questi punteggi aumentano di 1. Comunque ogni popolo della Legends è equilibrato, hanno ciascun popolo un gormita con 5, 6 e 7 di potenza, quindi molto equilibrata, troppo equilibrata. Inoltre i signori della natura non hanno un punteggio per qualche motivo, quindi vabbè, non si può dire niente. Non sono andato molto sulle descrizioni di ciascun gormita, perché molto banalmente Solaris possiede l'energia del sole in terza serie con 15. Se noi partiamo con quel power scaling non possiamo mettere nessuno sotto di lui. Quindi buco nero ha un buco nero nella pancia. Cioè diciamo che il power scaling, guardando soltanto le descrizioni, è assurdo. Quindi mi sono basato soprattutto su quello che abbiamo potuto vedere e di quello che era più ragionevole. Alla fin fine il sommo luminescente non è più il più forte di tutta Gorm. Sarebbe stato comunque il più forte nella sua forma Titanium con 55 di potenza, ma preferisco lasciare il ruolo a Magor o il vecchio saggio, perfino a Leander. Inoltre in questo video praticamente è stato tutto un po' per pareggiare i conti. Una delle cose che mi faceva più strano è che la Neorganic tornava indietro con i punteggi, nonostante venisse detto nella serie che i poteri Neorganic fossero più forti. Quindi secondo me questi calcoli non dico che ci abbiano fatto apposta, ma i punteggi Neorganic forse sì, avranno avuto un attacco di colpo di coscienza rendendosi conto che il power scaling era andato fuori controllo. Non lo so, non lo sapremo mai probabilmente. Non che questo influisse granché nel gioco, da piccolo facevo più, non è che ci fosse chissà quale gameplay. Però per esempio influirà parecchio sul mio gioco Gormiti a Strega Arena. Guardate sul mio canale i video che ne parlano, perché sì. Ah, ecco, volevo dirvi due cose. Volevo dirvi due cosette. Volevo dire intanto webcam nuova. Non è meglio di quelle vecchie, ma cercherò di trovare una soluzione. Sto pensando se magari ridurre la frequenza dei video, perché sto avendo difficoltà a stare dietro a un video ogni 2 settimane durante l'estate. Non riesco a immaginarmi come sarà durante il periodo dell'università, quindi vorrei cominciare a fare un video ogni 3 settimane. Mi dispiace, ma l'alternativa è che smetto di fare video. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di non essere andato troppo sulla matematica e robe così. Spero di essere stato chiaro. Grazie per aver visto il video. Se potete mettete like, iscrivetevi, commentate tanto. Difendete il fatto che la Titanium ha 55 di potenza. Voglio discutere con voi. Litighiamo, per favore, odiatemi.